Salve, siamo Daniel e Emanuela Qualcun e altro? qualcun altro, ovvero mia mamma e mio papà. Salutate. Ciao. Chiaramente siamo a Catania, stiamo per partire e questo viaggio inizia chiaramente da casa mia a Catania. L'anno scorso abbiamo iniziato da Sapri, quest'anno da Catania. E quella è l'Etna, in fondo non si vede, ma sta eruttando tutto quel nuvolone e polvere che tra poco si riverserà sulla città di Catania. E niente, siamo pronti, adesso destinazione porto di Brindisi per proseguire poi in Grecia e poi Creta. Quest'anno si va a Creta. Emanuela, Partiamo dove andiamo? a Creta. Dove volevi andare tu l'anno scorso? Sì, esatto. Ok? Grazie. Quindi quest'anno ti sto facendo contenta, Sei giusto? molto gentile. Ok. Bene, saluti da casa, ci vediamo dopo. E niente, ci accingiamo ad andare verso il traghetto che ci porterà a Villa San Giovanni, ma abbiamo fatto una piccola deviazione sulla SS 114 che ci porterà piano piano verso Messina e siamo adesso a Sant'Alessio Siculo. Guardate che bello. Certo che la Sicilia ha delle bellezze incredibili, certe volte me ne dimentico anch'io, devo essere sincero. Questo è veramente un bellissimo posto. Wow. Emanuele non l'avevi visto questo, eh? No, mai. Te ci hai buttato, vedi? E ora proseguiamo per questa litoranea praticamente. Passeremo a Santa Teresa di Riva, Roccalumera, poi probabilmente riprenderò l'autostrada. Non lo so, ora vediamo come mi gira e ci dirigeremo verso il traghetto. Le strade sono molto trafficate oggi, perché oggi è il 2 giugno, è festa, quindi la gente si muove. Bene, abbiamo fatto i primi chilometri dopo circa 100 km siamo arrivati a Messina, adesso siamo sul traghetto e indovinate cosa sta facendo Emanuela? Provate a indovinare. Mangia? Fame. Ha fame, la perenne. Questa si chiama la perenne fame di Emanuela. Eh? Allora, io non credo di mangiare il panino, mi piace stare leggero quando guido. Però mi sa che finirà che tra poco si mangia pure il mio, la cara Emanuela. E vabbè, niente dai, adesso proseguiamo direzione Brindisi, ok? Ciao ciao. Che palle l'autostrada, mamma mia. Allora Emanuela? Sì, Oh? sono io. Niente, ci siamo accorti che ci siamo fermati alla stessa stazione di servizio dove ci siamo fermati l'anno scorso quando siamo imbarcati sempre da Brindisi, sempre per la Grecia. Solo che l'anno scorso pioveva, ora invece c'è il sole, ci sono un sacco di moto in giro, c'è una bella giornata e niente, adesso proseguiamo per Brindisi in cerca prima di un tabacchino perché mi sa che le sigarette che fumiamo noi, anche se non dovremmo fumare, in Grecia non le vendono e quindi boh, non so se le troveremo, al limite non fumeremo. Interessante. Bene, eccoci al porto di Brindisi, qui c'è Emanuela, un po' spaccata. Questa è la nave che ci porterà in Grecia, il solito porto di Igoumenitsa. E niente, passeremo la notte qui. Amore, ti sei stancata in questa tratta Catania-Brindisi un po', vero? No. Forse no? Ah, No, è un po' rompipalle, diciamo, noiosa. un po' noiosa rispetto ai nostri standard. Bene, anche quest'anno abbiamo avuto il nostro upgrade gratuito qui sul traghetto. Vi faccio vedere la pista. Pista, anche quest'anno pista scialuppa. Però dai, piuttosto che stare infrattati al buio chissà dove. Nel frattempo abbiamo qui Emanuela che è arrabbiata perché ho pubblicato una foto su Instagram che non le è piaciuta. Che dice che faccio foto di merda e potrebbe avere anche ragione tra le altre cose. Eccola qui, guardate in tutta la sua bellezza e stanchezza soprattutto. Sono una sirena. E ci mettiamo a dormire. Domani sarà una giornata lunga, non sappiamo bene cosa fare perché dipende l'orario. Avremmo una tappa di mezzo in un paese, io non dico per scaramanzia, dobbiamo scegliere o fare 500 o fare 700 km per arrivare alla nostra destinazione. Non sono 700 km, non sarebbero 700 km veloci, nemmeno i 500 in realtà, perché c'è solo un pezzo di autostrada. Quindi dobbiamo decidere un pochino cosa fare. Chissà. Quindi chissà, Emanuela cosa facciamo? 700 o 500? Penso 700. Pensi 700? Vedremo. Non so se lo faremo. Vediamo. A domani.
E di buongiorno, eccoci qua, Emanuela, fantasticamente sveglia nella sua operatività mattutina. Abbiamo bevuto un caffè con la modica cifra di 2,50 € al bar, qui, e stiamo per arrivare. Ecco, ora ho zoomato troppo. Tutto della pepperoni. Detto lo stavo sorseggiando che scotta. Te lo sei bevuto tutto. Ho bevuto tutto il caffè, ora ne vado a comprare un altro, altri 2,50 €. Ok, quindi ne ho fuori budget oggi, ok? Mm? Non è possibile questa cosa tutte le volte. Lasci le cose, io le finisco e poi è come se è colpa mia se finiscono. E quindi niente, siamo sbarcati e adesso Emanuela fa la colazione. Finalmente se facciamo la colazione, questa è la nostra colazione, biscotti. Perché siamo fermi a Igoumenitsa e i miei capelli sono in ferie, diciamo. Ma presto andranno proprio in vacanza, in pensione. Un po' più simpatica adesso rispetto a stamattina, che ha avuto un attimo di defiance. Io non credo. Ah no? E questa è una cosa che non va bene. Ma comunque, vabbè. Avrò fatto qualcosa di sbagliato stanotte, non lo so. Devo ancora capire cosa ho sbagliato. Comunque scusa, ok? Bene, adesso siamo on the road, stiamo procedendo verso Castrati più o meno. E abbiamo fatto la strada che dopo l'autostrada ci ha portato a Tricala, siamo praticamente a Tricala. È una bellissima strada statale, bella, panoramica, verde, alta, arriva fino agli 800 metri più o meno, è molto panoramica, molto bella. E adesso di fronte a noi abbiamo, da un punto di vista un po' più lontano, Meteora. I famosi monasteri di Meteora. Quelli sono, cioè sopra quelle montagne ci sono i monasteri. Noi già ci siamo stati qualche anno fa, è stato uno dei nostri primi viaggi, vero bimba? È stato molto bello, li abbiamo girati a piedi, io quindi con la mia obesità ce l'ho fatta. E niente, molto bello, ve li consiglio, andatevi a cercare qualcosa su internet se non li avete mai visti. Mancano alla destinazione di stasera, mancano più di 500 km, quindi adesso proseguemos. Amore, proseguemos? Proseguemos. Bene, nei nostri viaggi vi facciamo vedere spesso cose, città disastrate, città abbandonate, luoghi archeologici particolari, e tutti hanno un comune denominatore, l'abbandono. L'abbandono dovuto a tendenzialmente eventi bellici o più comunemente eventi naturali che hanno distrutto le città. Oggi vi portiamo in un posto e farvi rendere conto di quello che può essere una catastrofe naturale incredibile. Oggi siamo a Ropoto ed è un luogo qui in Grecia, nel centro della Grecia, abbandonato. Non è una città antichissima, chiaramente, ma è un luogo molto particolare che è stato colpito da un evento sismico, uno smottamento impressionante. E in questo posto ci sono case e soprattutto una famosissima chiesa che è intera, ma è tutta quanta buttata verso in avanti, sta cadendo praticamente, ed è questa. Allora, Secondo me non si riesce a capire l'inclinazione. non si riesce a capire l'inclinazione, però adesso io vi fisso un punto. Quella è una casa accanto, Sì, che è anche inclinata. che è inclinata chiaramente, ma la cosa più particolare è la chiesa, perché, cioè, vediamo se riesco a darvi un punto di riferimento con l'orizzonte. No, beh, sarà aperta, ma chi cacchio ci entra? Allora, questa è esattamente l'inclinazione di tutta la chiesa. Vediamo se riesco a farvi un punto migliore. Ecco, io ho fissato l'orizzonte, quindi quella lì è l'inclinazione della chiesa. Ecco, guardate la campana.
se riuscite a vedere la campana, magari ve la zoom un po' nel video, la campana chiaramente va giù per inerzia, no? E quello è il campanile, l'inclinazione del campanile. È pazzesco, questa cosa è pazzesca, come la natura si riprende i suoi spazi e come talvolta certe cose per resilienza resistono in maniera incredibile. Allora, come abbiamo trovato questo posto? Questo posto, diciamo che noi come appassionati di urbex, anche se non facciamo video urbex, l'abbiamo trovato in un video di uno youtuber tanti anni fa e ci eravamo ripromessi di vederlo. È un luogo impressionante, cioè dal vivo è meglio che dal video, perché dal video non mi sarei mai reso conto di quella è l'inclinazione. Ora vi faccio vedere un'altra cosina. Guardate come si è staccata, come sono staccate le fondamenta e come si sia inclinato tutto, come se fosse un pezzo di legno inclinato tutto insieme. È pazzesco, è veramente pazzesco. Questa è la corda della campana, io non tiro per rispetto. Lì sopra abbiamo la bandiera della Grecia antica con la doppia testa di aquila che sta a indicare, come molti già sapranno, qui c'è un'altra effigie, come sta a indicare l'impero romano d'Oriente e d'Occidente. E queste sono alcune foto che sono state fatte qui dai locali che sanno che comunque il posto è visitato. E il tutto dal fatto che praticamente si è staccato un costone da quella montagna lì, infatti si vede lo smottamento, che ha tirato in giù la terra. È allucinante. Allora, sensazione. Allora, questo è il grado di inclinazione. Io ho la telecamera dritta e questa è l'entrata. Ho voluto rischiare un pochino, ma niente di che, dai. Questa è la vera e propria inclinazione. La cosa particolare è che abbiamo, cioè, arrivando fino a questo punto, si ha la sensazione di cadere, perché ti vengono a mancare i punti di riferimento praticamente. Cioè tu vedi questo pavimento dritto e però poi c'è la pendenza che ti fa mancare i punti di riferimento. È una cosa impressionante, veramente impressionante. Mai vista e mai sentita una cosa del genere. Gira la testa, è una cosa impressionante. Non l'avrei mai potuto immaginare una cosa del genere. Mettili. Quindi capisci anche prima di lì, così capisci anche la Sì. Fermo. Bene, come prima tappa di questo viaggio greco non c'è male. Adesso abbiamo altri 500 km da fare per raggiungere la nostra destinazione, che è a sud, a circa 200 km dopo Atene. E niente, questo è un posto veramente, veramente impressionante, non ce lo aspettavamo. Lì c'è Monella che ancora sta facendo video, foto. Bah, vi consiglio la visita. C'è un po' di stradina da fare, un po' così, però effettivamente merita. Stay tuned. Nessun sogno è troppo alto. E non fa paura dare più gas alla moto. Ogni strada un ricordo, più di un video una foto. Con ogni respiro la strada si fa nostra. Nessun luogo è troppo lontano, nessun sogno è troppo